Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1:8, edizione Hachette, uscita numero 22. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, così chi non ha fatto la collezione e ha piacere di leggere, oltre che guardare le immagini, potrà farlo. E questo numero è un numero dove andremo ad arricchire ancora di più questo modello. Adesso vedrete. Non è un montaggio complesso. Io ho cercato di velocizzarvelo un po'. Voi seguite sempre le istruzioni, poi se vedete che c'è qualcosa di quello che vi dice Michele che vi può essere utile, lo fate e lo adottate, altrimenti non fate nulla. Io sono molto contento di aver deciso di fare questo modello perché lo trovo molto dettagliato e sono entusiasta. Le fasi del montaggio sono illustrate, ma le foto sono veramente molto piccole e anche quando vanno a far vedere il particolare ci sono i codici, però chi è meno esperto potrebbe non riuscire a comprenderle bene. Ecco qui, abbiamo finito di vedere il fascicolo. Nella prossima uscita i pezzi per il montaggio dell'interno del parafango anteriore destro. Bene, andiamo a vedere quello che abbiamo trovato. Abbiamo il parafango anteriore sinistro, qui abbiamo la lettera identificativa L. Un momento, sì, perfetto. Anche qui abbiamo ovviamente la lettera L, mi stava sorgendo un dubbio. Indovinate cosa sto facendo, voi che mi conoscete? Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine. Comunque, poi abbiamo questo che è l'avvisatore acustico che andremo a montare. Eccolo qui, che carino. Poi abbiamo questo coperchio del serbatoio dei liquidi di raffreddamento e questa che è la vaschetta del serbatoio del liquido del raffreddamento. 3 serie di viti, 2 contraddistinte dal colore azzurro e la lettera P che indica che vanno avvitate sulla plastica, e il mio consiglio è di non usare alcun tipo di lubrificante per queste viti. Poi abbiamo un'altra serie di viti, scusate anche se ho inquadrato,
una è AP e una è HP. Infine abbiamo una DM, e questa è contraddistinta col colore nero. M, la lettera indica che va nel metallo, e qui vi consiglio di usare un lubrificante per crearvi i filetti. Allora, io cerco di semplificarvi il montaggio. La prima cosa che vado a fare è prendermi la vite HP, ne prenderò 2, e vado a crearmi il filetto nella plastica. Io l'ho già fatto, vi faccio solo vedere. L'altra vite HP l'andrò a avvitare qui. Poi svito la vite, la inserisco nell'unico modo possibile, vedete? Qui abbiamo questo segmento e qui abbiamo lo spazio. Sentite, girando il cacciavite al contrario, una volta che vi sarete creati il filetto, saprete quando è ora di avvitare. Sentite il rumore? E avvitate. Perfetto. Potete stringerla. Vi rimarrà un po' di spazio qua in mezzo, è del tutto normale. A questo punto recuperiamo questo pezzo che avevamo montato nel numero 21, ecco qui, svitiamo la vite HP che ci è servita prima per crearci il secondo filetto, e andiamo a metterla qui. Perfetto. A questo punto prendiamo la vaschetta del liquido di raffreddamento e il suo coperchio, una vite AP, andiamo ad avvitarla qui. Io l'ho già fatto. E la inseriamo poi nell'unica posizione possibile. Se non è da una parte è dall'altra. Eccola qui. E la blocchiamo. Prendiamo un'altra vite AP, cosa ci fa questa? Questa è più grande, non va qui. Questa è una HP. Prendiamo questo che è il tappo del serbatoio,
dei liquidi di raffreddamento. E ci andiamo a creare il filetto anche su questo pezzo. Svitiamo, inseriamo questo nell'unico modo possibile, deve andare perfettamente a filo con il pezzo sotto e avvitiamo. A questo punto prendiamo una vite HP e andiamo a crearci il filetto qua. Svitiamo. E la andiamo a inserire nel suo posto dedicato. Qui. E avvitiamo. Bene. Adesso andiamo a prendere la parte anteriore dell'auto con il motore, eccola qui, prendiamo le viti DM, vi faccio solo vedere come ho fatto, ma quello che vi sto facendo vedere io ho già fatto tutti i passaggi, quindi andiamo a bagnare appena appena la vite nel lubrificante. E guardate, andiamo a crearci i filetti con la vite DM qui. Tutti e quattro. Ve ne faccio vedere uno, così è tutto più chiaro. Ok? Pulite gli eventuali residui di grasso, fate la stessa cosa anche qui. Poi, sempre con le viti DM, vi andate a creare, prima di mettere questi, così siete più semplificati, andate a crearvi anche questo filetto qua, vedete che c'è già la vite dentro, ho già fatto tutto per velocizzarmi i tempi del video, e questo filetto qua. Alla fine saranno 6 i filetti che dovrete farvi con la vite DM. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bene, andiamo a prendere il primo pezzo da inserire
svitiamo le viti DM. E andiamo a posizionare il pezzo. Eccolo qui. E avvitiamo. Senza stringere. Stringeremo una volta che avremo messo tutte le viti. In questo caso la seconda. Perfetto. Abbiamo fatto questo. Adesso facciamo l'altro, quello anteriore. Inseriamo dentro. Ecco qui. È fatta veramente bene questa macchina. Se vi fa piacere guardare i miei video, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie ragazzi e grazie a tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare fino a dove sono arrivato oggi. Siamo quasi a 2000 iscritti. Bene, a questo punto ci dice di montare questo. Però prima di farlo, loro ci dicono di farlo dopo. Io vi consiglio di farlo prima. Ci dicono di inserire i tubi alla fine. Io vi consiglio, come vi ho appena detto, di farlo prima. Allora, andiamo a vedere i tubi da inserire. Non vi spiegherò tutto quello che c'è scritto qui. Per questo motivo all'inizio vi ho detto che questo canale cerca di aiutare quelli che hanno meno esperienza nel campo del modellismo, evitandovi appunto di fare danni o dei montaggi non corretti. Ecco, quindi lasceremo perdere tutti questi codici. Io mi sono letto tutto, ovviamente, ma cercherò di semplificarvi. Quindi mettiamo da parte queste istruzioni. Andiamo a prendere questo tubo. Non vi preoccupate che vi faccio vedere bene. Ok, andiamo a prendere questo tubo che è quello che parte proprio dalla pinza del freno della ruota destra. Lo facciamo passare sotto il cambio, proprio così. Guardate. Lo facciamo passare anche sotto la scatola dello sterzo e andiamo ad inserirlo, adesso vi faccio vedere, in questo qua, l'ultimo che vedete che è il perno, che ha il perno obliquo. Questo. Ecco qua. Poi, prima di inserire anche l'altro, che vi farò vedere, andiamo a svitare le due viti DM che abbiamo usato prima per crearci gli altri due filetti.
Perfetto. A questo punto, senza tirare troppo il filo, altrimenti lo staccate, prendete l'altro filo che parte dalla pinza dei freni della ruota sinistra, lato guida, che è questo, e andate ad inserirlo. Guardate, rimuovo un attimo quello che ho messo prima, così ve lo faccio vedere bene, e andate a inserirlo qua sotto, su questo perno qui, così. Ecco, vedete? Questo, vabbè, questo volendo è anche comodo da inserire dopo perché è sulla parte alta, quindi non mettiamolo questo adesso. Andiamo a appoggiare questo, fate attenzione ai tubi che ancora sono da collegare, quindi sfilateli, non ci deve essere nulla pizzicato. Ecco qui. E andiamo a far combaciare i fori della plastica della copertura interna del parafango con i fori che abbiamo sul telaio che abbiamo filettato prima. Nessun problema. Bene, questo mi ha aiutato a ricordarmi una cosa. Vi do un consiglio: stringetevi bene queste viti perché potrebbero essere lente. Io l'ho già fatto, tutte e 4, 1, 2, 3 e 4, ok? L'importante è che si muova e si muove, perché se le avete molli poi fate fatica a doverle stringere dopo, ad andarle a stringere dopo. Bene, ok? Ecco qua. Andiamo a prendere le viti DM, quelle che abbiamo svitato prima, e andiamo a fissarci la copertura interna del parafango sinistro. Fate attenzione perché deve essere completamente a filo con la parte metallica del telaio, quindi questa plastica deve essere a filo con la linea del telaio metallico. Dopo andremo a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 22. Ringrazio anche Stefano Cresci. Grazie Stefano. Guardate cosa ho fatto qua. Oh, io vi faccio vedere tutto. Ho commesso l'errore che vi ho detto voi: fate attenzione a non pizzicare i fili sotto. Nessun problema perché me ne sono accorto. Ecco qua. Stavo dicendo che ringrazio Stefano Cresci per avermi dato una donazione e avermi aiutato per un futuro investimento che dovrò fare per il canale. Grazie Stefano, grazie con tutto il mio cuore. Adesso andiamo a prendere questo qui, che è il tubo che va alla pinza anteriore destra, e andiamo a inserirlo nel perno obliquo, l'ultimo in fondo. Ecco qua.
un attimo solo perché sto cercando di fare un ragionamento. Sì, guardate, importante questo. Fate attenzione perché se lo lascerete sotto alla campana del cambio, questa argentata, vi rimarrà troppo teso e quando andrete poi a ruotare le ruote vi si staccherà il tubo. Quindi guardate, lo fate scorrere sempre sotto, ma finché non supera la parte più larga, troverà quella più stretta della testata del motore. Ecco qua. E infatti qui fa anche una curva molto bella, come potete vedere. Ecco qui. Stavo guardando una cosa. Vi do un consiglio, adesso non smonterò di nuovo, ma vi do un consiglio. Questo che vedete adesso staccato è il tubo che era attaccato alla pinza del freno anteriore sinistra. Quindi bisognerà allargarlo, non il tubo ma il pin, come vi ho fatto vedere nei video, schiacciarlo appena appena con una pinza, così diventa ovale e si allarga sui due lati e il tubo vi entra bene dentro, non vi si sfila più. Oppure metteteci un collante, ma non mettete assolutamente l'attack o il ciano acrilico perché vi cristallizza la plastica e si spezzerà. Ok? Mi raccomando. Bene, io penso di aver finito. Sono molto soddisfatto anche di questo montaggio perché è veramente molto bello. Abbiamo ancora un po' di tubi staccati, ma non ci sono problemi. Ne abbiamo già 2 in meno che siamo andati a inserirli nei posti dedicati e sono molto contento. Adesso facciamo una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino al numero 22. A dopo. Ed ecco qua ragazzi, guardate che spettacolo. Ecco, bellissima, che meraviglia, che contrasto di colori, il blu con l'arancione, stupenda, stupenda, non voglio rovinarla, io ho soltanto fatto vedere come si presenterà il musetto opera d'arte, tutto si illuminerà grazie a dei LED, così come anche la freccia. E questo è il motore, super dettagliato. Non mancate perché adesso andremo a fare il montaggio del fascicolo numero 23. Ho già visto la batteria, che anche quella, ragazzi, non è fatta bene, ma di più, sembra vera. Ecco qua, il lampeggiante. Bene, come vi ho appena detto, vado adesso subito a prepararmi il video numero 23. Seguitemi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se avete piacere, attivate la campanella e se volete darmi un ulteriore aiuto che a voi costa nulla ma a me aiuta tantissimo, condividete nei gruppi dedicati i miei video. Grazie ragazzi, alla prossima!